Ciao a tutti ragazzi e bentornati come al solito. Oggi abbiamo un paio di cose di cui parlare. La prima sono sicuramente i sorteggi della UEFA Champions League, un qualcosa che ci importa e non poco, e la seconda è un update per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Però, come sempre, mi raccomando, prima di iniziare, vi chiedo cortesemente di iscrivervi a questo canale, che è gratuito, lo ricordo, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto e un mi piace. Le interazioni sono importantissime per spingere questo canale e farlo conoscere a altri juventini, anche perché siamo quasi a quota 5.000, un traguardo abbastanza importante. Allora, iniziamo con ordine, partiamo dal calciomercato, perché dopo quello che è stato il sorteggio a Nyon della UEFA Champions League, hanno intervistato Damien Comolli e partendo con ordine, per quanto riguarda Dusan Vlahovic, lui ha dato conferma che al 99% l'attaccante serbo rimarrà in bianconero per la prossima stagione, a meno che non ci siano dei colpi di scena. Quindi questo va un po' anche a confermare ciò che aveva detto Allegri in conferenza stampa oggi nel prepartita del Milan, che non c'erano mai stati contatti. Ecco, a questo non credo al 100%, però con l'acquisto di Nkunku da parte del Milan mi sembra che la pista Vlahovic, soprattutto per la cifra spesa, diventi completamente un qualcosa che va fuori da quello che è l'obiettivo del Milan. Comunque, come lì conferma Vlahovic, quindi è un qualcosa che insomma ci avviciniamo a questo fine contratto e ci si aspetta che il serbo possa fare una stagione di buon livello. Soprattutto per lui ci sarà il mondiale e poi sarà libero dopo gennaio di firmare con chiunque alle cifre che ritiene più opportune, e quindi credo che alla fine per la Juventus, nonostante tutto, è chiaro che dal punto di vista economico è un fardello che ci porteremo dietro fino alla fine molto probabilmente. Il mercato è sempre pazzo, quindi chi lo sa cosa può succedere, ma quella sembra la direzione. A parte quello, è comunque, ricordo, un'arma in più per la Juventus, che iniziò l'anno scorso in attacco con il solo Dusan Vlahovic per infortunio di Milik, e quest'anno invece potrebbe ritrovarsi di sicuro con Jonathan David, molto probabilmente con Dusan Vlahovic, e per quanto riguarda Kolo Muani, insomma anche Damien Comolli dice che sì, è un obiettivo, ma ci si sta lavorando e ci si lavorerà fino alla fine, quindi potrebbe essere un calciatore che arriva proprio sul finale, sul gong finale. Poi, questa è la novità, parliamo di Nicolò Savona. Ieri c'erano state queste voci di trasferimento di Nicolò al Nottingham Forest a raggiungere il neo di partito da Gastuis, e oggi c'è la conferma di Comolli che dice che in realtà l'operazione si è conclusa e che Nicolò si sposterà al Nottingham Forest per una cifra di 15 milioni. Ieri avevamo chiacchierato insomma su questo potenziale questa potenziale vendita da parte della Juventus di Savona, e vi avevo detto che secondo me 12 era troppo basso, la richiesta di 18 forse era troppo alta. Come al solito ci si incontra poi nel mezzo, che è 15 milioni, che secondo me è una cifra onesta per un calciatore che, come vi ripeto, sì, è giovane, comunque quest'anno compierà 23 anni e aveva fatto vedere delle buone cose alla Juventus, però è chiaro che secondo me ad oggi non era un giocatore che poteva spostare le sorti, e soprattutto ricordiamoci che lì dietro, per quei tre posti, ne avevamo parlato ieri, c'è molto traffico, perché abbiamo un bel po' di giocatori che possono andare a occupare il ruolo soprattutto di braccetto di destra prima di Nicolò Savona. È una scelta giusta, scelta sbagliata? Lasciatemi un commento qua sotto, ditemi la vostra opinione, cosa ne pensate. Secondo me sì, andiamo a vendere un altro giovane, però in realtà, vi ripeto, non è un giocatore che ha spostato così tanto, e spero che l'estate prossima nella Juventus, un po' quella del futuro, ci possano essere acquisti leggermente di un livello più alto di Nicolò Savona. Comunque Savona ci ha aiutato tanto quest'anno, quindi gli mandiamo un grosso in bocca al lupo, lo salutiamo e gli auguriamo il meglio, anche perché è stato un giocatore che è una persona veramente di bontà, un calciatore giovane, quindi ci sta, viene dalle nostre giovanili e gli auguriamo veramente che possa fare benissimo in Inghilterra. Poi vi ripeto, Vlahovic abbiamo capito come andrà la situazione, e per quanto riguarda gli ingressi rimaniamo anche un po' lì. Io capisco che ci sia un po' questa frustrazione, perché vediamo calciatori uscire ma non vediamo nessuno arrivare e atterrare a Caselle, però vi ripeto, mancano ancora 4 giorni alla fine del calciomercato,
calciomercato tante cose possono capitare, anche come lì l'ha detto, ci sono ancora 4 giorni disponibili e quindi non è andato di fronte alle telecamere dicendo ragazzi il mercato è chiuso. Aspettiamo, abbiamo aspettato fino adesso, è chiaro che ormai tutti noi non vediamo l'ora che questo calciomercato possa finire e che si possa parlare semplicemente di calcio giocato. Per quanto riguarda il calcio giocato invece ne parliamo adesso, perché anche se le partite di Champions non sono imminenti, però oggi c'è stato l'estrazione per quanto riguarda i gironi e devo dire, lo dico sempre con il piedi di piombo come bisogna fare in questi casi, però il sorteggio, per quanto poteva capitarci, non è poi così male. Allora andiamo a vedere quelle che saranno le avversarie della Juventus in Coppa dei Campioni. Allora avremo il Real Madrid, che è uno dei grandi classici, quindi insomma mi sembra che siamo abbastanza gasati per questa trasferta, perché sarà fuori casa. Poi affronteremo il Borussia Dortmund, che sarà una parità a Torino, fuori casa il Benfica, vecchia conoscenza dell'anno scorso, poi scusate, il Benfica in casa, fuori casa ci sarà il Villarreal, poi ospiteremo anche lo Sporting di Lisbona, che insomma magari avrà anche il detto avvelenato visto alcuni scambi come quello di Alberto Costa che non sono andati in porto. Ci sarà una trasferta importante, anche abbastanza distante e fredda, a Bodo contro il Glimt, e poi ospiteremo i debuttanti ciprioti del Paphos e poi sfideremo in Principato il Monaco del ex Paul Pogba, scusate, che chissà che non abbia un po', non voglio dire il dente avvelenato, però sicuramente insomma avrà qualcosa di mostrare con la Juventus, squadra che in realtà gli ha dato tanto anche dal punto di vista economico, e la sua ultima avventura è stata abbastanza disastrosa. Beh, come vedete ragazzi, insomma ogni giorno ci incontriamo, parliamo di calciomercato, parliamo di quelle che potrebbero essere insomma le opzioni per la Juventus in entrata e in uscita. È chiaro che come lì oltretutto ha spiegato chiaramente che ci sono delle parametri chiaramente del fair play che la Juventus deve rispettare e sono estremamente importanti, e ormai è chiaro che andiamo verso un calciomercato in cui abbiamo un po' pagato le scelte dell'anno scorso, e come lì ha interpretato una politica, chiaramente sotto il controllo attento della società, di non andare a sperperare soldi a destra manca per calciatori che poi potrebbero essere una scommessa. Invece ha deciso, chiaramente, ha dovuto fare conti con quello che è stato fatto l'anno scorso, e ricordiamo anche negli altri precedenti, con calciatori che ci portiamo dietro ormai da 3, 4, 5 anni, e ha deciso forse anche di aspettare l'anno prossimo per alcune scelte importanti, quando poi, come vi ho già ripetuto molte volte, ci sarà 6-7 giocatori che vanno poi a scadenza, e quindi ci sarà la possibilità di non solo spendere un po' di più, ma anche di fare scelte insomma a lungo termine diverse. È chiaro che ad oggi, se andiamo a analizzare questa rosa, ne parliamo un po', ormai ne parliamo non un po' ma da mesi, sì, ci sono delle caselle che rimangono scoperte se questa poi sarà la rosa finale della Juventus. C'è chiaramente il punto di domanda per la corsia di destra, dove il solo João Mario sicuramente non potrà essere abbastanza per tutto l'anno, ma io mi aspetto un po' anche altri giocatori che forse andranno a essere adattati. Parliamo magari di un McKennie, parliamo forse di un Nico Gonzalez, se resterà si dovrà adattare a quelle che saranno le scelte di Tudor, anche perché insomma lui non lo vede più di tanto in questo periodo, e quindi Nico, soprattutto con il mondiale alle porte, tra l'altro mondiale da detentrice del titolo dell'Argentina, Nico dovrà fare anche buon viso a cattivo gioco. Comunque ripeto, mancano ancora 4 giorni ed è chiaro che siamo qua a parlare un po' sempre delle stesse cose, però mi sembrava anche il minimo andare a riportarvi quelli che sono stati i gironi della Champions League, e chiaramente una cessione che arriva per 15 milioni. Adesso cercheremo di capire anche un po' come questi 15 milioni arriveranno, se sarà un prestito con obbligo, se saranno 15 milioni secchi, ma vi terrò comunque informati. Ragazzi, adesso bisogna, invece di focalizzarsi tanto sul mercato, pensare a quella che sarà la partita di Genova contro il Genoa, perché sappiamo che l'anno scorso il Genoa, cambiato tecnico da Girardino a Vieira, comunque ha creato un ambiente abbastanza forte. C'è anche l'insidia sempre di una seconda partita, tra l'altro con una scelta importante che sarà quella sulla corsia di sinistra, visto che Cambiasso è stato punito con le 2 giornate di squalifica. Quindi vedremo se ci saranno delle sorprese o se Tudor andrà a
dare fiducia a Kostic, che io mi aspetto a questo punto, non che io voglia, io ve l'ho sempre detto con la mia opinione di Kostic, che ormai è un giocatore che non è più da Juve e non ha molto da dare, ma la soluzione è quella, credo che sia abbastanza evidente, l'abbiamo tenuto e con una cifra anche di stipendio importante, quindi dovrà andare a riempire quella casellina quando Cambiasso non è disponibile o si fa espellere come in questi casi, e poi ci sarà il punto di domanda sulla destra, cioè vedremo João Mario fino dall'inizio? Secondo me quella sarebbe la scelta un po' più sensata. Vedremo un Nico Gonzalez che sarà rimesso tra gli 11 titolare? Non lo so. Riproporrà Kalulu? Spero di no, perché mi sembra che quella sia stata una scelta che non abbia pagato, e poi credo anche che quello non sia il ruolo di Kalulu in generale. Allora aspettiamo a vedere quali saranno le ultime scelte. Io nei prossimi 3-4 giorni, visto che qua è festa, sarò on the road, ma comunque avete visto che anche on the road vi porterò contenuti, quindi vi terrò informati. Mi raccomando ragazzi, sempre forza Juve, rimaniamo positivi, come vi ripeto il calciomercato ancora 4 giorni, qualcosa può capitare, quindi non disperiamo e ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio, sempre forza Juve, ciao!